Vi sarete sicuramente accorti delle ultime novità che sono state presentate a tema orologi e c'è da dire che le novità sono sempre più numerose e peraltro sempre più frequenti. Questa cosa sta, secondo me, un po' rovinando anche quella che è l'atmosfera dell'orologeria con novità presentate in continuazione, senza soluzione di continuità, ogni mese, ogni settimana qualcosa di nuovo. Da un certo punto di vista è molto divertente, da un altro forse anche un po' frustrante, perché spesso queste novità sono anche belle, però i prezzi continuano ad aumentare e indubbiamente non tutti i collezionisti purtroppo possono permettersi di acquistare tutto ciò che di bello viene presentato. Insomma, un mondo dell'orologeria molto vivo che appunto ha visto da ultimo altre due presentazioni, vivo ma forse un po' troppo. Benvenuti o bentornati qui su TOC nella nostra masseria degli orologi, almeno per ora. Siamo in vista di un nuovo allestimento, un nuovo set. Per ora ci tocca questa piccola e illuminata masseria pugliese, ma detto questo, qui su TOC, come sapete ormai da diversi anni, parliamo di orologi, orologeria soprattutto e storia di quest'ultima, così come anche di storie e grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso, anche perché è un po' il bello di questa passione, perché diversamente per quanto possano essere interessanti e complicati determinati orologi e i loro contenuti tecnici, c'è da dire che tutto ciò è reso ancora più affascinante dalle storie che ci sono dietro. E una di queste storie riguarda proprio la prima novità di cui voglio parlare, che avrete già visto sui vari social, su Instagram in particolare, ovvero i nuovi TAG Heuer Formula 1 per KITT, che è un'azienda di abbigliamento sportivo, running, insomma KITT indubbiamente la conoscete, così come conoscete TAG Heuer, e questa collaborazione ha visto la rinascita del TAG Heuer Formula 1. Ora, il Formula 1 in realtà era già stato reinterpretato da TAG Heuer negli ultimi anni con degli orologi al quarzo. Oggi si tratta sempre di orologi al quarzo, ma la vera novità è che si tratta di fedeli riedizioni del primo e originale TAG Heuer Formula 1 del 1986, ormai 40 anni fa, un orologio che stravolse un po' il mondo dell'orologeria perché diventava qualcosa di completamente diverso rispetto ai classici orologi costosi e preziosi dell'epoca, parlo degli orologi sportivi, per vedere invece nascere degli orologi in plastica, in realtà era quarzo, con dei cinturini in gomma e con dei movimenti al quarzo al loro interno, degli orologi divertenti, ma che non erano soltanto divertenti, e non a caso ne abbiamo già parlato su TOC, tra l'altro in uno dei primissimi video, perché ho un Formula 1 originale in collezione, e infatti questi orologi erano all'epoca in dotazione allo staff e ai meccanici del team McLaren, proprio quello in cui correva il mitico Ayrton Senna. TAG Heuer, infatti, ricorderete, era cronometrista ufficiale della Formula 1, lo è stato per tantissimi anni, così come era anche partner proprio del team McLaren di Formula 1 e forniva ai meccanici questi TAG Heuer Formula 1, tra l'altro i primi orologi a vedere il nome TAG all'interno del quadrante, che aveva appena acquisito Heuer, celebre maison di orologi sportivi, e proprio i meccanici indossavano questi bellissimi TAG Heuer Formula 1 con cassa in quarzo rosso, mentre i piloti, tra cui Ayrton Senna, indossavano degli orologi più premium. Ne abbiamo visti diversi, soprattutto al polso di Ayrton Senna, che però all'epoca indossava anche un Formula 1, ma non in quarzo, bensì in acciaio sabbiato, molto anni 90, era proprio tipico di quel periodo. Quegli orologi oggi sono nati sotto il nome di KITT Heuer e sono delle fedeli riedizioni dell'epoca, proprio dei primi Formula 1 del 1986, e peraltro sono bellissimi. Nascono, come dicevamo, tra la collaborazione di KITT e TAG Heuer, e in particolare sono degli orologi pensati per i collezionisti, per
gli appassionati, per chi conosce questa storia, per chi conosce i primi TAG Heuer Formula 1, quando, come dicevamo, TAG acquisì Heuer. TAG era l'azienda Technique d'Avantgarde e pensate, era anche la produttrice dei motori delle Formula 1 McLaren, che acquisì appunto Heuer, dando vita al brand TAG Heuer di orologeria super sportiva che oggi conosciamo, ma che naturalmente acquisiva il know-how di Heuer, che fino ad allora aveva fatto grandi cose in orologeria, come per esempio l'Autavia o il Monaco. Bene, questa nuova collaborazione nasce quindi tra il fondatore Ronnie Fieg di KITT, grande appassionato di orologi e anche un po' nostalgico degli anni 80, come un po' forse lo siamo tutti noi quarantenni, e TAG Heuer, che appunto reinterpreta in maniera fedelissima questi Formula 1, che montano all'interno un quarzo di derivazione ETA e riprendono fedelmente quelli che erano appunto i Formula 1 del 1986, reinterpretandoli con una piccola chiave moderna, per esempio vetro zaffiro, che naturalmente negli anni 80 non c'era su orologi di questa fascia di prezzo, mentre gli altri orologi hanno sì una cassa in acciaio ma in PVD nero, che va a sostituire invece quelle casse colorate che non erano in acciaio negli anni 80 ma erano in quarzo premium, come appena dicevamo. La collezione naturalmente è in edizione limitata e verranno presentati i vari modelli e le varie varianti nel corso di questi giorni, quindi vedremo insomma che cosa accadrà. Ora, ci sono state delle critiche a questi orologi che sono, secondo me, in parte condivisibili, in parte invece nascono da una scarsa conoscenza di quella che è la storia del TAG Heuer Formula 1. Non può dirsi certamente che siano orologi economici, hanno un costo di 1.500 euro per degli orologi con all'interno un quarzo e per alcuni anche troppo piccoli, 35 mm di diametro, che però riprendono fedelmente per l'appunto i Formula 1 degli anni 80. Ora, secondo me sono delle critiche, come dicevo, in parte condivisibili, ma vanno anche contestualizzate. In primis, sono degli orologi al quarzo, è vero, ma è anche vero che 1.500 euro, per quanto possano sembrare tanti, in realtà oggi, perché bisogna fare i conti con i tempi che corrono e quindi a maggio 2024, non sono un prezzo elevato rispetto a ciò che abbiamo visto. Considerate per esempio che, per quanto all'interno ci possano essere dei calibri meccanici, sono praticamente gli stessi soldi richiesti per un qualsiasi micro brand solo tempo. Qui parliamo non soltanto della storia dell'orologeria, ma anche di un blasone e anche di edizioni limitate che vanno a colpire il cuore degli appassionati, rievocando ciò che di storico veramente c'è stato. E stiamo parlando per l'appunto degli anni 80, della Formula 1, della McLaren, dei prodotti e degli orologi in particolare che avevano effettivamente un posto nella storia dello sport e del motorsport. Quindi credo che il prezzo possa tranquillamente essere giustificato da tutto ciò che c'è dietro. Che possa essere marketing o meno, beh, la storia l'hanno fatta veramente. E poi è vero, sono un po' piccoli, sono dei 35 mm, però come dicevamo sono delle fedeli riproduzioni del Formula 1 del 1986, quindi piaccia o meno l'orologio è questo e per fortuna comprare non è obbligatorio, quindi l'appassionato che ritiene questo orologio valga veramente la pena essere messo in collezione per tutta una serie di motivi, sono sicuro anche che giustificherà tranquillamente i 35 mm. Io sono uno di quelli e se riuscirò un orologio di questi lo vorrò mettere in collezione. Probabilmente lo utilizzerò poco, però è anche vero che, come per esempio sono stati i Moonswatch di Omega per Swatch, anche in questo caso parliamo di un'operazione nostalgia che ha senso anche soltanto per questo, quindi non soltanto per l'oggetto in sé che valga o meno il prezzo richiesto, ma anche semplicemente perché si tratta appunto di un piccolo pezzo di storia. E poi con questi colori e queste forme tipicamente anni 80, secondo me sono irresistibili. In tutto questo c'è un'altra novità che ha fatto discutere, ha fatto storcere il naso a tanti appassionati, come spesso vedo, e spesso vedo forse un po' troppo soggettività nell'analisi di determinati prodotti piuttosto che una certa oggettività in quello che un prodotto in realtà
potrebbe rappresentare, parliamo di Tudor, del nuovo Fixed Chrono e anche dei nuovi Ceramica per il team di Formula 1. Sì, perché Tudor, come sicuramente saprete, viene già da numerose novità che sono state presentate non soltanto a Watches and Wonders, il GMT, il Black Bay nero, ma anche prima e oggi successivamente. Parliamo in particolare del Black Bay Chrono con il quadrante rosa per celebrare l'arrivo di David Beckham al Miami Football Club, all'International Miami Football Club, così come oggi vengono presentati due nuovi orologi che sono legati a due sport completamente diversi: la Formula 1 con il Black Bay Ceramic con questo particolare quadrante arcobaleno in due unici esemplari per i due piloti di Formula 1, ovvero Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, e anche invece per il ciclismo, perché Tudor è anche partner di una squadra ciclistica e per la cui squadra ha realizzato il Fixed Chrono con una speciale scala tachimetrica proprio dedicata al ciclismo, e adesso la vediamo nel dettaglio. Prima però parliamo un attimo di questo Black Bay Ceramic con il particolare quadrante, perché come è già accaduto per il Black Bay Chrono quadrante rosa, Tudor fa un'operazione dedicata a pochissimi, in questo caso a sole due persone, i due piloti, insomma Tsunoda e Ricciardo, che avranno la fortuna, per qualcuno la sfortuna, ma in ogni caso non sono orologi destinati al pubblico, quindi ci possiamo mettere l'anima in pace, e che hanno appunto questo quadrante color arcobaleno dedicata alla speciale livrea che l'automobile, in particolare quella del team Red Bull, apparirà sulle auto durante il Gran Premio di Miami. E solo durante il Gran Premio di Miami. Praticamente due orologi unici per un unico evento, e che indubbiamente potranno non piacere, ma che in quanto pezzi unici non possono, sono sicuro, interessare qualsiasi tipo di appassionato e collezionista. Cosa che era accaduta, come dicevamo, in parte anche per il Black Bay Chrono per l'Inter Miami Football Club, dove la stessa Tudor sul loro blog, sul loro sito internet ufficiale, scrive: è un orologio che non piacerà a tutti, ma va bene lo stesso perché ne abbiamo fatti pochissimi. È una cosa geniale. Stessa cosa quindi anche per questo Black Bay Ceramic in soli due pezzi, appunto per Tsunoda e Ricciardo, cosa diversa invece per il Fixed Chrono dedicato invece al ciclismo. In questo caso si parla di un orologio a listino, 5.400 euro, un fixed in carbonio e appunto con una funzione speciale dedicata alle velocità medie dei ciclisti, quindi una scala tachimetrica molto particolare e dedicata proprio ai tempi di percorrenza delle tappe ciclistiche, e questo perché, come dicevamo, Tudor è molto legata al ciclismo da un paio d'anni almeno. E infatti l'orologio, il Fixed Chrono Cycling Edition, nasce proprio per il Tudor Pro Cycling Team, e a loro è dedicato questo orologio da 43 mm, cassa come dicevamo in carbonio, un particolare nato in gomma nera, così come abbiamo visto altri nato in gomma della linea Fixed per gli altri modelli che sono stati presentati, e che in realtà sono parecchi alla fine nel catalogo, non si fermano soltanto al primo Marine National in blu, ed è un orologio per l'appunto che si unisce alle varie presentazioni che sono state fatte da Tudor negli ultimi tempi e che un po' fanno riflettere, perché Tudor indubbiamente sta iniziando a spingere seriamente sul marketing, sullo sport in particolare, come ha sempre fatto Rolex negli ultimi decenni. I prezzi pian piano stanno aumentando, come però sta anche aumentando la qualità e l'attenzione ai dettagli, con dei calibri sempre più performanti di manifattura, certificati COSC, oggi Metas, così come anche le ultime presentazioni di Watches and Wonders 2024. Insomma, tutto questo fa anche un po' riflettere su quella che è la strada che sta concretamente intraprendendo Tudor tra novità estremamente moderne e anche rievocazioni vintage ed heritage, come per esempio l'ultimo GMT 58, che incassa da 58 bracciali rivetti, grafiche oro e un po' quel vintage che a molti appassionati non piace, sta espandendo notevolmente il proprio catalogo, e vedremo per l'appunto qual è la direzione che prenderà. Personalmente preferisco la Tudor moderna più che la Tudor rievocativa,
ma questi sono gusti soggettivi. Insomma, queste le ultime due novità in tema orologi del momento, parliamo praticamente dell'ultima settimana, ma le novità continuano ad arrivare una dopo l'altra, quindi sono sicuro che avremo modo di rivederci in un nuovo video per parlare ancora di novità. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi invito ad iscrivervi a TOC se l'orologeria è la vostra passione e se vi piace come affrontiamo questo ed altri argomenti e vi do appuntamento come sempre a una prossima puntata qui su questi schermi.